Scoprire i deepfake di immagini e video per combattere la disinformazione. Ne parliamo con Sara Mandelli del Politecnico di Milano. Ciao Sara e grazie di essere qui. Ciao a tutti. Deepfake, correggimi se sbaglio, significa prendere il video di una persona che fa qualcosa e sostituirgli la faccia, evidentemente anche e eventualmente anche la voce, con la faccia e la voce di un'altra persona in maniera da fargli dire quello che vogliamo noi sostanzialmente. Sì, diciamo che questa è una particolare categoria di deepfake. In realtà con deepfake noi possiamo identificare qualsiasi tipo di contenuto che è stato generato o manipolato tramite l'intelligenza artificiale, quindi anche un'immagine può essere chiamata deepfake, anche un contenuto audio. E poi soprattutto non è detto che appunto l'unico tipo di video deepfake sia semplicemente un video in cui è stata modificata la persona, perché si può partire anche da una sola immagine di una persona e da un piccolo pezzo di traccia audio e generare un intero video deepfake della persona stessa. E naturalmente ci vuole poco ad immaginare quali potrebbero essere gli usi di un ente malevolo, di una produzione di questo genere, no, cioè potrei creare una falsa notizia con un falso video che prova qualcosa che in realtà non è mai accaduto. Assolutamente, infatti il problema sta proprio in questo, che innanzitutto generare contenuti deepfake è molto semplice in questo momento, perché ci sono strumenti disponibili online a costo praticamente zero, basati su intelligenza artificiale. E poi immaginiamo quindi, data questa semplicità, quanto può essere pericoloso diffondere notizie false, ad esempio di persone influenti come politici, ma anche a livello di singola persona questo può essere pericoloso. Se volete posso farvi alcuni esempi, giusto per avere un'idea di cosa possiamo andare incontro. Tipo un anno fa più o meno è stato diffuso un video deepfake di Zelensky che ordinava ai suoi militari di arrendersi, quindi immaginiamo le potenziali conseguenze di questo. E anche nel conflitto più recente tra Israele e Hamas già si parla di contenuti deepfake che stanno circolando nei canali web. A livello di singolo, un mese fa circa sono state diffuse foto di ragazze di un liceo americano in cui comparivano in queste foto completamente nude. Queste foto erano state generate tramite l'intelligenza artificiale, quindi conseguenze potenzialmente distruttive anche non con un impatto globale, ma con un impatto sulla singola persona. E tra l'altro in un contesto dove, in questo caso correggimi, ma la tecnologia è corsa molto più veloce non solo degli enti regolatori, diciamo pubblici, quindi governi e simili, ma anche più rapida delle piattaforme che, distribuiscono questi contenuti, no, mi viene in mente per esempio i social media che ancora non hanno trovato non solo il modo di riconoscere i deepfake, ma anche di regolamentare come questi possono essere distribuiti, se con etichette che specifichino che è un falso, cose di questo tipo, no? Assolutamente, ci sono molti buchi di regolamentazioni, ma soprattutto spesso non si è abbastanza veloci nel fare la rivelazione di un video deepfake, di un'immagine, perché il video o il contenuto in generale riesce a diventare virale e a raggiungere milioni di persone prima che ci si renda conto e quindi prima che si riesca a bloccare. E quindi, mi pare evidente quale può essere l'utilità di questa challenge, cioè come dicevi tu, il grosso problema è riconoscere alla svelta che si tratta di un deepfake e bloccarne la distribuzione o, uno strumento che stanno usando i social, aggiungere una descrizione sotto il contenuto che dice: "Guarda che quello che stai vedendo verosimilmente non è vero". Assolutamente, quindi l'obiettivo è proprio cercare di rilevare i deepfake per contrastare la disinformazione, quindi la diffusione di notizie false. E in particolare nella tua ricerca di cosa ti occupi? Io mi occupo proprio di sviluppare degli algoritmi che vanno a rilevare contenuto deepfake. Poi in particolare in questo periodo mi sto occupando di immagini, quindi vado a cercare algoritmi che vanno a rilevare immagini che sono state completamente generate, ma anche solo localmente manipolate tramite l'intelligenza artificiale. E tipicamente, siccome tutti questi metodi generativi sono basati su intelligenza artificiale, quello che si è notato a livello di stato dell'arte, di ricerca, è che i metodi più efficaci per contrastare, quindi rilevare i deepfake, sono basati anch'essi sull'intelligenza artificiale. E quindi tipicamente quello che facciamo è allenare un'intelligenza artificiale su una grande quantità di dati in modo da distinguere gli originali dai sintetici.
Quindi ci sono ancora dei dettagli, dico ancora perché non so se sarà così ancora a lungo, ma ci sono ancora dei dettagli nei contenuti deepfake che consentono ad un occhio molto allenato, come può essere quello di una macchina, di capire che si tratta di un falso. Sì, attualmente sì, nel senso che il mio gruppo di ricerca è riuscito, ma ci sono anche altri gruppi di ricerca, sia in Italia che nel mondo, che attualmente sono in grado di andare a rilevare quali sono i contenuti generati tramite intelligenza artificiale. È anche vero che le sfide sono tantissime, perché ogni giorno praticamente vengono diffuse e rese disponibili al pubblico nuove tecniche generative. E quindi quello che succede spesso è che tutti gli algoritmi presenti per andare a rilevare i deepfake poi non funzionano più sulle nuove tecniche generative. E quindi è una rincorsa continua, c'è sempre una continua ricerca da fare per riuscire a rimanere aggiornati. Grazie mille a Sara Mandelli del Politecnico di Milano. Grazie a voi.